Buonasera ragazzi della quinta C, è pomeriggio tardi, questa è la terza lezione su Spinoza che segue immediatamente la seconda. Anche in questo caso Sofì non vuole collaborare, inizia ad azzannarmi e a sgualcire il mio maglione, quindi io direi di lanciarla. Sei pronta Sofì? Fai un bel salto, ah, brava. Allora, parliamo dei fondamenti della metafisica di Spinoza. Il miglior modo per introdurre questo, secondo me, è cominciare dal confronto e dalla critica nei confronti di Cartesio. Come ricordate, Cartesio diceva che esistono due sostanze, e l'abbiamo studiato in maniera molto approfondita Cartesio, non fatemelo ripetere. Esistono due sostanze che lui chiama estensione e pensiero. L'estensione è l'unica caratteristica della materia, quindi dire estensione significa dire materia. La materia e i corpi per Cartesio sono solo estensione, non c'è neanche il vuoto, vi ricordate? E poi la res cogitans, ovvero il pensiero. Queste sono le due sostanze, secondo Cartesio, le chiamiamo come Spinoza le chiama, cioè estensione e pensiero, d'accordo? Allora, estensione e pensiero per Cartesio sono due sostanze. Spinoza non è d'accordo, non possono essere due sostanze, perché? Tenuto fermo il significato aristotelico di sostanza, che in realtà viene tradito dal fatto, dalle vere caratteristiche di queste cose, ma purtroppo sia Cartesio sia Spinoza e non solo loro mantengono intatta la terminologia aristotelica scolastica. Quindi, da un punto di vista aristotelico, che cos'è una sostanza? È ciò che sta sotto. Cos'è una sostanza? È ciò che substans, ciò che sta sotto, d'accordo? Il fondamento, la base, la sostanza è ciò che sta sotto, sostanza, substans, ciò che sta al di sotto. Allora, che cosa significa in realtà ciò che sta al di sotto è sostanza? La sostanza è qualcosa che non ha bisogno di nessun altro per esistere e per agire. Cioè la sostanza è qualcosa di primario. La sostanza è qualcosa che non viene determinata da nulla che sia prima di lei, che sia più importante di lei. Quindi sostanza è ciò che è causa sui. La sostanza è ciò che è causa di se stessa. Una sostanza, cioè, è un fondamento, ciò che sta sotto, non può essere causata da qualche altra struttura, da qualcosa che è più importante o più primario rispetto ad essa. La sostanza è autosufficiente, la sostanza si muove da sola, la sostanza causa se stessa. La sostanza non dipende da nient'altro per esistere. Ora, fate attenzione, estensione e pensiero per Cartesio possono davvero essere delle sostanze? Cartesio dice sì. Ricordate che Cartesio è cristiano, cattolico, e dice, ve lo ricordate sicuramente, che estensione e pensiero sono creati da Dio, d'accordo? In Cartesio si tratta del Dio cristiano, libero, provvidente, che crea qualcosa che è fuori di lui. In Spinoza si tratterà di un Dio panteistico, Dio ovvero la natura, Deus sive natura, cioè di un Dio che si identifica con l'universo, con tutto ciò che esiste e con le leggi inviolabili della natura. Fatto sta, Cartesio era invece cristiano, cattolico, a differenza dell'eretico Spinoza, del panteista Spinoza. Cartesio pensa che Dio sia fuori dal pensiero dell'estensione e dai singoli corpi e dalle singole anime. Perché? Perché ha creato tutto dal nulla, come dice il cristianesimo. Ma quindi, questa è la critica di Spinoza a Cartesio, estensione e pensiero non sono veramente sostanze, perché non sono autosufficienti, non stanno alla base di tutto. Estensione e pensiero sono creati da Dio,
quindi hanno una causa prima di loro, non possono essere realmente sostanze. L'unica sostanza, infatti, dice Spinoza, è Dio, perché è da Dio che derivano estensione e pensiero. Quindi una critica molto radicale a Cartesio. Estensione e pensiero, res extensa e res cogitans, non possono essere due sostanze, come dice Cartesio, ma Spinoza dice sono due attributi dell'unica sostanza che è Dio, cioè sono caratteristiche di un'unica sostanza. Cos'è che sta sotto, che sta prima, che non dipende da nessun altro, che è causa sui, che è autosufficiente? È soltanto Dio. Lo deve ammettere anche Cartesio. Cartesio dice che infatti estensione e pensiero sono sostanze solo da un certo punto di vista, cioè in realtà lui dice sono sostanze seconde o secondarie, mentre la sostanza prima o primaria è Dio. Cartesio deve ammettere che estensione e pensiero in senso aristotelico non siano propriamente sostanze, perché sono creati da Dio. Cartesio dice che estensione e pensiero sono sostanze in relazione, prendiamo per esempio l'estensione, ai singoli corpi. Cioè, mentre un singolo corpo fisico esteso ha bisogno dell'estensione per esistere, l'estensione non ha bisogno dei singoli corpi per esistere, quindi l'estensione substanzia è ciò che sta sotto i singoli corpi. I singoli corpi sono causati dall'estensione che si divide nei singoli corpi e quindi l'estensione in qualche senso può essere considerata sostanza perché è alla base dei singoli corpi. Però l'estensione deve ammettere Cartesio è creata da Dio. Quindi Spinoza dice estensione e pensiero non sono due sostanze, sono due, attenzione a questo termine, attributi della sostanza. Quindi i primi tra i teoremi geometrici dimostrati secondo il metodo di Euclide nell'etica fanno riferimento alla cosa più importante, cioè all'unica sostanza. Non ci sono più due sostanze come in Cartesio, pensiero e estensione, esiste un'unica sostanza. Questa è la dottrina primaria di Spinoza, l'unicità della sostanza. Esiste un'unica sostanza, dice Spinoza, che io chiamo Dio. Questa sostanza ha delle caratteristiche, questa sostanza è unica, Dio è unico. Avendo tutte le perfezioni non può che essere unico, perché se fosse diviso in parti, se fosse plurale, non sarebbe perfetto. Dio è la sostanza primaria, tra tutte le perfezioni deve avere anche quella di essere infinito. Attenzione, infinito nello spazio, e qui Spinoza supera la ritrosia di Cartesio, ve la ricordate, a dire che l'universo è infinito. Cartesio aveva un po' paura di essere perseguitato se, come Giordano Bruno, avesse detto che l'universo è infinito, e quindi dice no, è indefinito. Invece Spinoza, molto più apertamente e coraggiosamente, dice l'universo nello spazio è infinito, perché Dio è tutto ciò che esiste, non può lasciare qualcosa fuori di lui, e quindi Dio deve occupare tutto lo spazio possibile, ma è infinito. Attenzione, questo è eresia nei confronti del cattolicesimo di Cartesio. Dio è infinito anche nel tempo, non ha mai avuto origine, non avrà mai fine, d'accordo? Quindi Dio è infinito. Voi direte, ma che eresia è dire che Dio è infinito andando nel passato, andando verso il futuro? Lo dice anche il cristianesimo, certo, ma dovete considerare che tutto ciò che adesso vedremo che deriva da Dio, perché Spinoza ha un sistema panteistico, si trova all'interno di Dio, quindi anche il mio singolo corpo, la mia specifica mente, sono in realtà parti dell'infinito. Quindi l'unica sostanza Dio, ovvero la natura, ovvero tutto ciò che esiste, è una sostanza unica, è una sostanza
infinita, d'accordo? È una sostanza che è causa sui, è causa di sé, è una sostanza del tutto autonoma, è una sostanza però immanente. Attenzione, che vuol dire immanente? Vuol dire che non è separata dalla natura fisica, dai corpi, dalle menti, dai suoi due attributi, estensione e pensiero. Dio non è da un'altra parte. Dio è dove è la natura, si identifica con la natura. Dio, l'unica sostanza, è tutto ciò che esiste, è un uno tutto. E tutti gli enti particolari sono delle parti, delle espressioni, delle specificazioni all'interno di un uno tutto. Vi ricordate Giordano Bruno? Diceva più o meno qualcosa di simile. Quindi esiste un'unica sostanza Dio, questa sostanza non crea, non è il Dio cristiano, non crea dal nulla qualcosa di separato da sé, questa sostanza emana, si presenta come estensione e pensiero, che sono i suoi attributi infiniti. Estensione e pensiero quindi non sono come Cartesio delle sostanze, ma sono degli attributi di Dio. L'unica sostanza è Dio che si esprime, non crea fuori di sé, attenzione, si esprime, si specifica, si caratterizza attraverso l'estensione e il pensiero. L'estensione e il pensiero quindi sono i due attributi infiniti di Dio. Che cos'è un attributo? Come diceva la scolastica, ma come dice anche Cartesio, l'attributo, fate attenzione, è ciò che esprime e caratterizza una sostanza. Esprime e caratterizza. Quindi capite, state capendo? Estensione e pensiero non sono qualcosa fuori da Dio, non sono qualcosa di separato da Dio, sono solo le caratteristiche con cui Dio si esprime. Fanno quindi parte da Dio, discendono da esso. Gli attributi infiniti, attenzione, devono essere infiniti perché anche Dio è infinito. Se Dio è infinito, le sue caratteristiche devono essere anch'esse infinite. Estensione e pensiero quindi sono attributi infiniti di Dio, esprimono e caratterizzano ciò che Dio è. Ogni attributo esprime e caratterizza, attenzione, l'essenza di una sostanza. Estensione e pensiero, attributi infiniti, esprimono e caratterizzano l'essenza dell'unica sostanza che è Dio. Quindi qui siamo ancora a livello dell'infinito. Che cosa succede? Succede che poi che questi due attributi infiniti si specificano, si dividono, si esprimono in qualcosa che, come l'estensione del pensiero, fa parte di Dio, è interno a Dio, cioè l'estensione si divide nei singoli corpi finiti e il pensiero si divide nelle singole menti finite. Quindi abbiamo un passaggio dall'infinito di Dio e delle sue caratteristiche, estensione e pensiero, al finito dei singoli corpi e delle singole menti. Qui quindi, più in basso, siamo a livello del particolare, del singolare, del mondo empirico, non più un'estensione infinita come è finito l'universo, ma singoli corpi estesi che però sono finiti, li possiamo guardare, li possiamo concepire. Sono cose empiriche, sono corpi empirici, singole menti che sono finite, cioè la mente mia, la mente di un altro uomo, la mente di una donna, la mente di un'altra donna, cioè le singole menti finite, empiriche, specifiche, particolari. Attenzione, Spinoza chiama mente ciò che Cartesio chiamava pensiero, ma nello specifico Cartesio chiamava anima o spirito. Ognuno ha una singola anima, un singolo spirito, ma Spinoza chiama tutto questo mente, d'accordo? Quindi si passa dall'infinito al finito. Fate attenzione, un'altra critica a Cartesio, e forse a qualcuno di voi sarebbe dovuta venire in mente, anche a voi questa critica a Cartesio, è che Cartesio diceva, cioè non c'era un parallelismo tra estensione e pensiero, tra res extensa e res cogitans, mentre Spinoza vuole che ci sia un preciso parallelismo
tra questi due attributi della sostanza. Quindi Cartesio diceva che c'è un'unica estensione che poi si divide nei singoli corpi. Ma per quanto riguarda il pensiero, lui non se la sentiva di dire una cosa del genere, perché sarebbe stata una teoria eterodossa, non cristiana. Cioè, Cartesio non diceva che c'è un unico pensiero, un'unica anima universale, che poi si divide e si specifica nelle nostre singole menti, nei nostri singoli io penso. E quindi c'è un problema. Cartesio dice che il pensiero è una sostanza, ma per modo di dire, perché per Cartesio non esiste un unico pensiero infinito che si divide nei pensieri di ciascuno di noi. Per Cartesio esiste un'unica estensione, un'unica materia infinita, una sola sostanza, ma per quanto riguarda il pensiero lui è in contraddizione con se stesso, perché dice che non c'è un unico pensiero, una sola sostanza res cogitans, ma ognuno di noi cristianamente ha un'anima, un io, un pensiero differente dall'altra. Quindi il problema di Cartesio è che le sue due sostanze non sono analoghe, non sono parallele, l'estensione è una e si divide nei singoli corpi, ma il pensiero per Cartesio non è uno, esiste una pluralità di pensieri, cioè di singole menti, corrispondenti a tanti quanti sono gli organismi umani sul nostro pianeta Terra. Una sola estensione e tanti pensieri, tante res cogitans, ognuna per ognuno di noi. Cartesio non può accettare questo, panteisticamente lui dice c'è come un'estensione infinita un pensiero infinito che pervade tutto l'universo, pervade quindi anche i corpi materiali. Come l'anima del mondo di Platone, oppure ricordate come la materia vita di Giordano Bruno. L'universo è costituito da singoli corpi e singole menti, ma queste singole menti non sono soltanto nell'essere umano, perché il pensiero, come l'estensione, è infinita e quindi abbraccia tutto ciò che esiste nell'universo, e quindi quando si divide in singole menti c'è la singola mente, il pensiero mio, di un altro essere umano, di un terzo, di un quarto essere umano, ma anche il sasso, ma anche il tavolo hanno una mente, hanno un pensiero, il panteismo di Giordano Bruno. La materia è dappertutto, ma anche il pensiero è dappertutto, perché il pensiero è infinito come l'estensione, come la materia, e in ogni essere materiale, anche in quelli che noi consideriamo non viventi, non biologici, inanimati, esiste anche in loro, anche nel sasso c'è il singolo pensiero. Quindi grande differenza ovviamente rispetto a Cartesio. Grosso problema, come si passa dagli attributi infiniti ai singoli corpi e singole menti, che non vi ho detto, Spinoza chiama modi finiti. La terminologia è aristotelico-scolastica, modo significa accidente, come Giordano Bruno, vi ricordate? Io non sono una sostanza, io sono solo un accidente, una parte, una specificazione dell'uno tutto, cioè dell'infinito. Quindi ogni singola mente, compresa la mia, è una parte, una specificazione finita di un pensiero infinito, e ogni singolo corpo, compreso il mio, è una specificazione, un'emanazione finita di un'estensione infinita. Quindi dagli attributi infiniti passiamo ai modi infiniti, che sono i singoli particolari corpi finiti e le singole particolari empiriche menti finiti. Come si passa dall'infinito al finito? Qui c'è un problema. Prima di tutto Cartesio dice che si passa dall'infinito al finito attraverso il movimento. E poi dice che si passa dall'infinito al finito. Come fa l'estensione infinita a dividersi nei singoli corpi? Come fa il pensiero infinito a dividersi nelle singole menti? Attraverso il movimento e attraverso qualcosa di intermedio, cioè i modi infiniti. Attenzione, qualcosa che è intermedio tra gli attributi infiniti e i modi finiti. Sono dei modi però infiniti come gli attributi. Lui li chiama anzi modi immediati infiniti, quindi c'è un trait union. Gli attributi infiniti, estensione infinita e pensiero infinito, attraverso il movimento e attraverso
il fatto che diventano prima modi immediati infiniti, si trasformano poi in modi finiti. Sembra difficile, in realtà questa teoria di Spinoza è molto controversa. Primo, non è per niente chiaro cosa siano questi modi immediati infiniti. Secondo molti interpreti non sarebbero altro che le leggi di natura, le leggi inviolabili della natura fisica espresse da equazioni matematiche, leggi di natura. La cosa comunque è controversa, ci sono alcune teorie specifiche, alcuni passaggi specifici della filosofia spinoziana che sono oscuri, che sono controversi, che danno adito a differenti interpretazioni, non importa. Non ci soffermiamo su queste cose. L'importante è che, e vedrete se sarà vero dopo che avrò finito di spiegare Spinoza, l'impianto complessivo, la filosofia complessiva di Spinoza è chiara, anche se sembra difficile e oscura, è chiara. Ciò che permane oscuro sono alcuni particolari, alcuni passaggi della filosofia di Spinoza. Non perdiamo tempo, non facciamo cavilli su questo, non è importante. Oltre ai modi immediati infiniti ci sono delle altre strutture intermedie di cui Spinoza parla, che non vi nomino neanche, perché appunto non ritengo importante andare nel dettaglio su questa teoria. In qualche modo l'infinito, i due attributi infiniti e l'unica sostanza Dio, estensione e pensiero, si specificano nei modi finiti, singoli corpi e singoli menti, attraverso qualcosa di intermedio che sono le leggi di natura, cioè questi modi immediati infiniti. L'altro problema è proprio la natura del movimento. Questo è un grossissimo problema in Spinoza. Spinoza definisce, abbiamo visto geometricamente, come si definisce all'inizio del vostro libro di geometria, il punto, la linea, l'angolo, la superficie, eccetera. Definisce sempre in maniera chiara tutti i termini che lui usa. Però col movimento non fa così. Il movimento compare ad un certo punto dell'etica, non all'inizio, senza aver avuto alcun tipo di definizione, lo lancia lì. Quindi noi non sappiamo bene cosa intenda Spinoza per movimento. Inoltre, come vedremo in seguito, in una lezione successiva, per Spinoza il tempo non esiste oggettivamente, esiste solo nella prima e più rudimentale tipologia di conoscenza, la conoscenza immediata, la conoscenza sensibile. Ma il tempo non esiste oggettivamente. Se non esiste il tempo, come può esistere il movimento? Il movimento è qualcosa che si realizza nel corso del tempo. Questo è un grosso problema. Spinoza parla di movimento ma non lo definisce, perché probabilmente per poterlo definire dovrebbe anche definire che cos'è il tempo, che per lui in realtà è soltanto apparenza. Guardate che questa non è una nostra interpretazione. Nelle sue lettere a Oldenburg, che a Londra presiedeva, era il segretario e il capo della Royal Society, incredibilmente Spinoza dice, di fronte alle obiezioni di Oldenburg, è vero, non ho capito bene che cos'è il movimento, non so come inserirlo chiaramente nel mio sistema, magari ci ripenserò, magari correggerò la mia opera, cosa che Spinoza non farà mai. Vedete, anche di fronte a un pensatore che sembra sicuro delle sue idee, fermissimo, che pensa di conoscere tutto in maniera certa, si nasconde, e noi lo sappiamo solo dalle lettere private, in realtà un pensatore che aveva grosse difficoltà a mettere insieme in maniera ordinata determinate idee, non sa che fare del movimento, non sa come inserirlo nel suo sistema. E quindi il movimento comunque rappresenta un grosso problema nel pensiero di Spinoza. Quindi questa è l'impalcatura della metafisica di Spinoza. C'è Dio che corrisponde alla natura, tutto ciò che esiste è Dio infinito. Perfetto. Dio si specifica nei due attributi infiniti, estensione e pensiero, che sono all'interno di Dio, non esiste niente fuori di Dio, panteismo, e i due attributi infiniti, estensione e pensiero, si specificano nei singoli corpi e nelle singole menti degli enti empirici. Anche questi singoli corpi e singole menti, cioè modi finiti, sono all'interno di Dio, perché tutto è all'interno di Dio.
Un'ultima cosa, prima di passare velocemente a delle teorie più particolari. Spinoza dice che Dio, essendo infinito, ha infiniti attributi, cioè gli attributi di Dio sono infiniti. Non sono solo estensione e pensiero, ci sono altri infiniti attributi. Però noi conosciamo, noi che siamo finiti, ne conosciamo soltanto due, estensione e pensiero. Questo è piuttosto strano perché, come vedremo in seguito, grazie a una conoscenza più approfondita, gli esseri umani dovrebbero conoscere tutto ciò che conosce Dio, cioè identificarsi con Dio e la natura. Nulla dovrebbe sfuggire alla conoscenza umana, almeno per pochi sapienti. E quindi dovrebbero conoscere gli esseri umani, almeno quei pochi sapienti, filosofi, illuminati, dovrebbero conoscere tutti gli attributi infiniti di Dio. Questa è un'altra contraddizione della filosofia di Spinoza. Perché allora gli esseri umani conoscono solo pensiero ed estensione, gli altri attributi infiniti di Dio non li conoscono? È un problema. È chiaro che Spinoza prende come conosciuti fa riferimento soltanto agli attributi estensione e agli attributi infiniti estensione e pensiero, perché quelle erano le due sostanze di Cartesio. Quindi lui costruisce la sua filosofia su estensione e pensiero perché quello erano le due impalcature della filosofia di Cartesio. Spinoza avrebbe potuto almeno introdurre un terzo attributo infinito, ma non lo fa. Qual è? Ci avete pensato? Il movimento che vi ho detto prima. Ma assolutamente non lo fa. Ci sono delle teorie specifiche di Cartesio nella sua metafisica che sono non facili. Cartesio distingue tutto in Dio, le cose più basse, le cose finite, come le cose più nobili e le sue caratteristiche infinite. Però lui tende comunque a distinguerle, se non fisicamente, realmente, almeno da un punto di vista logico. Che significa? Noi possiamo, prima di tutto, distinguere l'insieme delle cause dall'insieme degli effetti. Cioè, ok, tutto è Dio, tutto è uno, però in realtà nei fenomeni naturali una cosa può essere causa, però può essere anche effetto, però con una idea non chiara, ancora oggetto di interpretazione, Cartesio distingue l'insieme delle cause dall'insieme degli effetti. In realtà causa e effetti sono mescolati completamente, quindi da un punto di vista fisico, reale, con la vista, tu non li puoi distinguere, però li puoi distinguere da un punto di vista astratto logico. L'insieme delle cause si distingue dall'insieme degli effetti, d'accordo? L'insieme delle cause si distingue dall'insieme degli effetti da un punto di vista logico. L'insieme delle cause è chiamato da Spinoza natura naturans, natura naturante, mentre l'insieme degli effetti è chiamato da Spinoza natura naturata. Natura naturante e natura naturata. L'insieme delle cause, di tutte le infinite cause, sono una natura naturante che agisce, mentre l'insieme degli effetti, degli infiniti effetti, sono la natura naturata, la natura che subisce. Dio è unico, la natura è unica, ha una sola sostanza, però da un punto di vista logico si può evitare di mischiare l'insieme infinito delle cause con l'insieme infinito degli effetti. Lasciamo perdere. Spinoza dice anche che sempre da un punto di vista logico, non da un punto di vista effettivo, reale, fisico, io posso anche distinguere quelle che sono le cause infinite da quelle che sono le cause finite. Dio, abbiamo visto, è infinito, però tutto ciò che esiste di finito si trova all'interno di Dio, un'emanazione, una specificazione di Dio. Quindi io posso essere distinto da Dio? Sì, da un punto di vista reale no. Cioè io, come tutti gli altri enti, come tutti gli altri fenomeni naturali, faccio parte di Dio. Però da un punto di vista astratto, meramente logico, sì. Cioè io posso distinguere la causalità infinita, che è Dio, che è l'insieme delle cause infinite,
dall'insieme delle cause finite. Per esempio, questo è l'esempio di Spinoza, una palla da biliardo A che va ad impattare e muovere una palla da biliardo B. La causa del movimento di B è il movimento della palla A. Ovviamente il movimento della palla A è una causa finita. Cioè l'insieme delle cause finite rappresenta l'insieme delle cause dei fenomeni naturali finiti, contingenti, specifici. E questi, da un punto di vista logico, queste cause finite, come la palla da biliardo, possono essere separate dalle cause infinite, cioè da Dio visto come causa infinita, anche se Dio comprende in sé anche le cause finite. Anche questa è una teoria non facile. L'ultima cosa che vi dico sulle teorie metafisiche di Spinoza, e non abbiamo finito la metafisica di Spinoza, perché c'è da studiare, lo vedremo nella prossima lezione, il determinismo, come tutta la realtà funziona in maniera deterministica con un determinismo assolutamente stringente. Senza capire il determinismo non si capisce che cos'è il Dio di Spinoza e non si capisce neanche che cos'è l'etica di Spinoza. Il determinismo lo vedremo la prossima volta. Adesso vediamo un'altra teoria importante. Noi abbiamo visto che Cartesio era attanagliato dal problema, non solo lui, ma anche tutti quelli che vengono dopo di lui, dalla possibile interazione tra estensione e pensiero. Ricordate che lui dice che sono due sostanze eterogenee, però poi deve giustificare come l'estensione, il corpo, causa qualcosa nell'anima, nel pensiero, e come il pensiero, res cogitans, causi qualcosa nel corpo. E quindi si inventa la ghiandola pineale, vi ricordate, gli spiriti animali, una teoria a cui forse non credeva neppure lui. Cosa dice Spinoza? Per Spinoza, estensione e pensiero sono anche per lui, anche per Spinoza, due attributi infiniti di Dio eterogenei. Non c'è commistione tra estensione e pensiero. Sono, come dice Cartesio, eterogenei. È impossibile che l'estensione causi qualcosa nel pensiero, come è impossibile che il pensiero causi qualcosa nell'estensione. Però attenzione, perché estensione e pensiero sono comunque collegabili, anche se non influiscono direttamente l'uno sull'altro, perché sono due manifestazioni, ricordate, due attributi, due caratteristiche di Dio, cioè della stessa unica sostanza. Quindi che succede? Noi abbiamo nel tempo che come vedremo, ripeto, per Spinoza esiste solo soggettivamente, abbiamo una serie di eventi fisici, d'accordo? L'evento A, l'evento B, l'evento C, l'evento D, una sequenza, una catena. L'evento è evento fisico A, io muovo il braccio in alto. Evento fisico B, muovo il braccio per prendere questo cancellino. Evento fisico C, mi do il cancellino in testa, non si sa perché, facciamo questo esempio, d'accordo? Allora, che succede? Collegati a questa sequenza di eventi fisici ci sono gli eventi mentali, cioè quelli dell'attributo pensiero, l'evento mentale A, l'evento mentale B, l'evento mentale C, D, E, eccetera, eccetera. Spinoza vuole creare un parallelismo tra ciò che avviene a livello di estensione di materia, cioè abbiamo visto gli eventi fisici, e ciò che avviene a livello di pensiero, cioè abbiamo visto gli eventi mentali. Qual è il punto? Spinoza dice, come Cartesio, che estensione e pensiero sono eterogenei, non possono interagire e influenzarsi direttamente tra di loro. Però che succede? Dio è deterministico, ha previsto tutto, fa in modo, attenzione, che ogni evento fisico sia collegato ad un evento mentale secondo un ordine precisissimo, d'accordo? Per esempio, evento mentale A, voglio muovere il braccio, evento fisico A, il braccio si muove. C'è un parallelismo. Che cosa succede? Che questi due eventi, l'evento mentale e l'evento fisico,
che avvengono contemporaneamente o a stretto giro, uno immediatamente dopo l'altro, quindi sembrerebbe che uno sia causa dell'altro, avvengono contemporaneamente, ma non perché uno dei due abbia causato l'altro. Non è vero che l'evento mentale, voglio muovere il braccio, causi l'evento fisico, il braccio si muove. È l'evento mentale, voglio prendere questo cancellino, l'evento mentale B sia la causa del fatto che la mia mano prenda il cancellino. Semplicemente avvengono contemporaneamente, d'accordo? Con quella, vi ricordate la soluzione degli occasionalisti? La soluzione degli occasionalisti è simile. Abbiamo parlato degli occasionalisti, solo che gli occasionalisti fanno intervenire miracolosamente Dio ogni volta per sincronizzare gli eventi tra mente e corpo. Invece Dio non fa miracoli, non interviene, non modifica le leggi di natura. Per Spinoza la soluzione è quella di una sorta di armonia prestabilita, come la chiamerà Leibniz, che avrà una soluzione simile. Dio fa in modo che l'ordine, la sequenza degli eventi fisici nell'estensione corrisponda perfettamente all'ordine e alla sequenza degli eventi mentali all'interno del pensiero. Li fa avvenire contemporaneamente. L'unica sostanza, Dio, la natura, le leggi di natura, fa già che quando io avrò l'evento mentale A, voglio muovere il braccio, ci sarà contemporaneamente l'evento mentale corrispondente, parallelo a, il braccio si muove, e così via. Cioè c'è un parallelismo. Cartesio si esprime con questa espressione: ordo et connectio, l'ordine e la connessione, ordo et connectio idearum idem est è la stessa, ordo et connectio rerum, cioè l'ordine e la connessione delle idee, l'ordine e la connessione degli eventi mentali è l'ordine e la connessione degli eventi fisici, l'ordine e la connessione delle idee e l'ordine e la connessione delle cose sono la stessa cosa. D'accordo? Quindi queste due catene parallele procedono in maniera sincronizzata senza che una realmente possa essere la causa dell'altra. E Spinoza ci tiene a dire che la causalità è soltanto interna all'ordine dell'estensione e all'ordine del pensiero. Che significa? Un evento fisico può essere causa solo di un altro evento fisico, B. L'evento fisico B sarà causa di un altro evento fisico C, e così via. Contemporaneamente, quando avviene l'evento fisico A, avviene l'evento di pensiero A, che sarà causa dell'evento di pensiero B, che sarà causa dell'evento di pensiero C, eccetera. Quindi vedete, il nesso causa-effetto esiste solo all'interno di ciascuna di queste due catene, della sequenza degli eventi fisici nell'estensione e sequenza degli eventi mentali nel pensiero, che sono parallele perché Dio, la natura, ha stabilito da sempre che avvengano parallelamente. Quindi in realtà, fate attenzione, il mio evento mentale, voglio muovere il braccio, è causa dell'evento mentale di il braccio prende il cancellino, la mano prende il cancellino, la mano prende il cancellino, è la causa dell'evento mentale C, mi schiaffo il cancellino in testa. Contemporaneamente, quando c'è l'evento mentale A, voglio prendere il cancellino, il braccio si muove verso il cancellino. Il braccio si muove verso il cancellino, è la causa solo di un altro evento fisico, il braccio prende il cancellino, che è la causa del successivo evento fisico, io mi do il cancellino sulla fronte. Quindi vedete, cioè l'evento mentale A è causa di B e di causa C, l'evento fisico A è causa dell'evento fisico B e dell'evento fisico C. E ogni evento corrispondente all'altro, evento mentale A, evento fisico B, A, evento mentale B, evento fisico B, evento mentale C, evento fisico C, avvengono parallelamente, ma non c'è una causalità tra queste due catene, la causalità è solo interna
ad ognuna di queste catene. L'apparente relazione di causa-effetto, l'apparente, che non esiste, l'apparente interazione tra l'ordine dell'estensione e l'ordine del pensiero deriva dal fatto che ad un evento dell'estensione corrisponde immediatamente un evento del pensiero e viceversa, cioè sembrano essere la causa e l'effetto l'uno dell'altro, ma in realtà non è così, c'è un'armonia prestabilita, una sincronicità tra gli eventi dell'estensione e gli eventi del pensiero disposta dall'ordine della natura, cioè da Dio. Questa è la teoria del parallelismo psicofisico tra pensiero e estensione in Spinoza. Ci vediamo alla prossima lezione su Spinoza.